Con una mossa davvero insolita, Israele ha ufficializzato l'attacco contro obiettivi militari iraniani in Siria e intimato alle autorità siriane di non vendicarsi contro Israele. Così i media italiani riportano l'attacco effettuato da Israele in Siria con missili da crociera e bombe guidate. È un messaggio ai russi che insieme all'Iran permettono la sopravvivenza al potere di Assad, commenta il Corriere della Sera. Nessuno mette in dubbio il diritto di Israele di attaccare uno Stato sovrano per imporre quale governo debba avere, dopo che per 8 anni gli USA, la NATO e le monarchie del Golfo hanno cercato insieme ad Israele di demolirlo, come avevano fatto nel 2011 con lo Stato libico. الله اكبر بعد انت يا بدوش بعد انت يا رب ليش هتقرب فريق حماس الشمالي الله اكبر فريق حماس الشمالي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فوق 13 استهداف دبابة على جبهة بوريك يا رب يا الله اللهم سدد الرمي يا رب الله اكبر. Nessuno si scandalizza che gli attacchi aerei israeliani sabato e lunedì abbiano provocato decine di morti, tra cui almeno 4 bambini e gravi danni all'aeroporto internazionale di Damasco. Si dà invece risalto alla notizia che per prudenza è rimasta chiusa per un giorno, con grande dispiacere degli escursionisti, la stazione sciistica israeliana sul monte Hermon, interamente occupato da Israele insieme alle alture del Golan. Nessuno si preoccupa del fatto che l'intensificarsi degli attacchi israeliani in Siria, con il pretesto che essa serve come base di lancio di missili iraniani, rientra nella preparazione di una guerra su larga scala contro l'Iran, pianificata col Pentagono, i cui effetti sarebbero catastrofici. The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. No action taken by the regime has been more dangerous than its pursuit of nuclear weapons. Today, we have definitive proof that this Iranian promise was a lie. Last week, Israel published intelligence documents, long concealed by Iran, conclusively showing the Iranian regime and its history of pursuing nuclear weapons. La decisione degli Stati Uniti di uscire dall'accordo sul nucleare iraniano, accordo definito da Israele la resa dell'Occidente all'asse del male guidato dall'Iran, ha provocato una situazione di estrema pericolosità, non solo per il Medio Oriente. Israele, l'unica potenza nucleare in Medio Oriente, non aderente al trattato di non proliferazione sottoscritto invece dall'Iran, tiene puntate contro l'Iran 200 armi nucleari, come ha specificato l'ex segretario di Stato USA Colin Powell nel marzo 2015. Tra i diversi vettori di armi nucleari, Israele possiede una prima squadra di caccia F-35A dichiarata operativa nel dicembre 2017. Israele non solo è stato il primo paese ad acquistare il nuovo caccia di quinta generazione della statunitense Lockheed Martin, ma con le proprie industrie militari svolge un ruolo importante nello sviluppo del caccia.
Le Israel Aerospace Industries hanno iniziato lo scorso dicembre la produzione di componenti delle ali che rendono gli F-35 invisibili ai radar. Grazie a tale tecnologia, che sarà applicata anche agli F-35 italiani, Israele potenzia le capacità di attacco delle sue forze nucleari, integrate nel sistema elettronico NATO nel quadro del programma di cooperazione individuale con Israele. Di tutto questo però non vi è notizia sui nostri media, come non vi è notizia che oltre alle vittime provocate dall'attacco israeliano in Siria, vi sono quelle ancora più numerose provocate tra i palestinesi dall'embargo israeliano nella striscia di Gaza. A Gaza, a causa del blocco decretato dal governo israeliano di fondi internazionali destinati alle strutture sanitarie della striscia, 6 ospedali su 13, tra cui i 2 ospedali pediatrici Nasser e Rantissi, hanno dovuto chiudere il 20 gennaio per mancanza del carburante necessario a produrre energia elettrica. Nella striscia l'erogazione tramite rete è infatti estremamente saltuaria. Non si sa quante vittime provocherà la deliberata chiusura degli ospedali di Gaza. Di questo non ci sarà comunque notizia sui nostri media, che hanno invece dato rilievo a quanto dichiarato dal vice premier Matteo Salvini nella recente visita in Israele. Tutto il mio impegno per sostenere il diritto alla sicurezza di Israele, baluardo di democrazia in Medio Oriente. Obtained by Reuters shows a violent explosion taking place on Wednesday as 3 ambulances arrive at the scene of a first blast near Shajaya Market in Gaza. Wednesday was one of the deadliest days since the conflict began. In a separate incident, at least 15 Palestinians, among thousands sheltering at a school run by the UN, were killed. The UN said its initial assessment was that Israeli artillery shells hit the facility.